chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Prof, eccola. Salve, apriamo? Dai, dai. Siamo curiosi. Dai, dai. 1, 2, 3. Ammazza. Questo è il piccolo gioiello aquilano che andrà nelle mani di questo giovane, bravissimo, ex alunno della mia scuola, della scuola in cui insegno. Ma era brava a mia. scuola. Bravo. Non è vero. Vabbè. Diciamo Devo la dire, verità. molto intelligente. Con che macchina venivo a scuola? Con una 500 rossa sfavillante. Marmittata. Purtroppo per me non ha mai studiato il tedesco, ma ha studiato la lingua spagnola. Devo dire che è un piccolo gioiello, questa 850 berlina special, è immatricolata appunto il 5 marzo del 1969. Addirittura. Sì, è stata acquistata da mia madre quando aveva già 45 anni. Vediamo. Per cui la sua guida non è stata mai molto spericolata e infatti non ha mai subito incidenti o ammaccature di vario tipo. Da un garage aquilano post terremoto sulla pista. Dai, tiriamola fuori. Ok, dai. La tiriamo fuori, prof. Guarda quanto è bella, c'è pure quello là che è contro... Quanti anni sono rimasto qua dentro? Allora, no, Marea. qua sta solo dal 2016. Beh, solo, dai. E prima? Ma mamma, prima della demolizione di questo palazzo è rimasta sempre qua. Ma mia madre dove sta? Capito come dicevo io, qua. Così. Due prese da reppere. Ah. Limite 90 però, Vedete, mo ci aggiungiamo un all'epoca. bel Ma guarda là davanti. che bello, io porto sempre fortuna. Vuoi fare un giro? Magari. Ecco mamma. Signora, buongiorno. Buongiorno, io gliela do con tutto il cuore, ma lei vede, pure le chiavi si sono perse. No, stanno nella borsa mia. La tengo bene, bene. signora. Dove la trova? È bellissima. Sono contenta che l'affitta un bel ragazzo. Ha detto che ti vuole tanto bene. Davide. È ben conservata. La facciamo Ottimo. tornare bellissima, una sposetta la facciamo diventare. Cioè, tra l'altro c'ha la batteria nuova, pensavo che fosse staccata, poi dice che è stata riattaccata. Sì, sta attaccata purtroppo. Era nuova, è vero. Era nuovissima, mamma ha pagato non so quanti soldi dal meccanico dell'Aquila per farla rimettere a posto. E la voleva lui, capito? No, È passata di acqua sotto i ponti. però vi siete mantenute entrambe belle, eh? Poi fate fare un giro in macchina a mamma. Come no? Poi torniamo qua quando è pronta, eh? Sto qui. Con tutto il cuore, ci vengo volentieri. Però va piano, deve andare. Quello non lo so se ci riusciamo. Mo' cerchiamo di mandarla in moto fra un Ma po'. veramente, dai Ci ragazzi! proviamo. Bella, Bellissima. ma guarda pure sotto, cioè non c'ha un buco, non c'ha niente. No, guarda, ne ho viste tante, ma conservate così bene ancora non ne avevo viste. Bello che c'è una marea di spazio. Sì. Tanto spazio. No, lo Qua spazio c'è. ci metti. Beh, loro quando fecero la 2000UT, che Sì. fu un prototipo, qua ci misero dentro il Bravo, 2000. sì. Era una macchina che faceva 240 all'ora. Sì. Poi questa è una macchina che comunque si presta, ha una scocca robusta e impostata bene, quindi si presta alle modifiche. E anche lei danteggia cosa. Sì. È l'ultima assicurazione del 2009, E quindi diciamo che è ferma dal 2009. che non circola, sì. Cioè pure gli interni, se non ci avesse questo, sarebbero perfetti. Il divanetto dietro è perfetto. Sì, Il volante è perfetto, cruscotto è perfetto, senza crepe, senza nulla. bravo. Quindi l'interno lo lasciamo così? Ah beh no, sedili ci vanno, secondo me. Anche perché questo è l'unico difetto che c'ha, che l'hanno... Ma mettiamo due sedili sportivi o vuoi rimanere Sì, sì? no, due sportivi che contengano un po', sì. Tipo quelli della 500. Neri. Dietro li lasciamo come sono. Sì. C'è il cielo pure perfetto. Guarda Sì, che il cielo è assurdo. perfettissimo. Anche i parasoli. È Bella. congelata a 40 anni fa sta macchina. Sì.
Mia madre, dato che prima del terremoto si recava quasi tutti i giorni in piazza, al mercato della piazza per fare la spesa, allora era conosciuta da tutti i commercianti come la signora dell'850 Special. Sono felice, faccio conto che l'ho regalata a un nipote. Oh, Quindi con tutto il cuore proprio. grazie. È con grande gioia che ti consegno queste chiavi da parte di mia madre che... Grazie. Tesoro, con tutto il cuore, perché è una macchina che dà tanto, però bisogna tenerla da conto, insomma. Io l'ho tenuta proprio come le figlie. Beh, Proviamo? io sì, avrei una certa Allora, tu vai dentro. curiosità, sì. Qua il blocchetto non è più il suo, ma comunque è Fiat. Si è acceso qualcosa? Sì, sì. Quasi non lo voglio fare. 3, 2, 1, via. Aspetta, fermo. Quando non parte subito, che bisogna fare? Alla frizione, metti in moto e basta. Va bene. Prima riprovo? Vai. Eccola, eccola. Quasi è andata, vai. Adesso va. Vai. Dai. Vai. 3, 2, 1, parte. Lo tengo un altro po', eh? È andata! Alleluia! Evviva! Spettacolo. Ma dai. Che t'avevo detto? Ti ho detto porta la benzina che parte. Guardate sempre l'acqua. È vero. Io ogni volta che mettevo benzina, mettevo acqua e benzina, perché sennò si brucia. Se la beve, eh? Il resto sta tutto a posto. Senti la benzina vecchia? No, poi guarda, tra l'altro il motore è pulito, eh. Sì, sì, è un po' di sporco superficiale, ma è pulito. Top! Ah. È bellissima, non la fa trasformare troppo. No, che troppo. Questa sarà una principessa, sarà. Prima scendevo, prendevo la mia macchina, ci sono andata al mare, a tutte le parti. Al mare anche. Grazie di Dio, mai nessun incidente, mai niente. È incredibile. Incredibile. È un gioiello. Per la gioia di tutti la macchina è partita alla grande, circolerà per l'Aquila con un proprietario diverso, sia per sesso che per età. Da pazzi. Gomme Grand Slam si chiamano. Noi la portiamo in officina allora. Buon lavoro! Non ci possono camminare per adesso. Sì che ci camminano adesso. Dai su, ciao! Allora, auguri, arrivederci e tante cose. Grazie. Ciao! Arrivederci a tutti. Noi andiamo a fare un giro a sto punto. Wiedersehen. Io mi vado a fare proprio un giro. Vediamo. È comoda dentro però. È più larga della 500 sicuro. Ah, senti che frizione. Eccola. È nuova, oh. Vai. Madonna. E Funzionano vai. anche i freni. Vai. Senti qua. Che robetta. Vediamo, sono curioso di vedere come va su strada. Dopo tutti questi anni che è stata ferma. Ah! Senti qua, è liscia come l'olio. Le vacanze anni 60. Senti se come tira. Eccola. Vai. Senti che rabbia. Dai, tiriamo la seconda. Dai. Senti che cambietto. Sì. Però è brillante il motore, devo dire la verità, non è... È un po' frenata. Sì. Io porto sempre fortuna. È quasi un peccato, guarda qua. La lasceresti quasi così. Quasi, se non fosse che dopo un giorno già... Saresti scocciato. Esattamente. Dai, andiamo in centro, Cioè, io non posso pensare come è tenuta bene questa. È assurdo. Una cosa stupida, anche il vetro. Sì. Li trovi tutti raschiati, i vetri delle macchine d'epoca. Questa qui è perfetta. Ma il bello che come era questa signora la usava giusto dentro la città per andare a fare la Sì. spesa, quindi Andava al mercato. alla fine pochissimi chilometri all'anno, auto sempre tenute in garage e il risultato è questo. Sì, tra l'altro segna 74.000
non è escluso che siano 74.000 Certo. e non 174.000. Ritrovamento della Madonna. Sì, ma non più di 174.000, No, 264 è no, possibile. no. City car vera questa, attenzione, altro che Altro la che Smart. Smart. Guarda, prendiamo pure sta salita, se fa questa è il miglior acquisto dell'anno. Dai, sei già di seconda. Oh, ma che Quasi quasi puoi mettere anche la terza. Che gli vuoi dire? Guarda. Oh. Eh? Dai! Oddio, mi sento quando avevo 16 anni che la 500 mi faceva sempre così. Il problema Premetevi la prima. di non riuscire a fare una salita normalissima, oggi non c'è più. Già l'adoro. Già l'adori e la immagini come la vorresti. Ah, sì, sì. Ti Forse convince? sto diventando anzianotto anch'io, ma cominciano a piacermi anche questi colori, capito? Un Un po'. po' più classici. Chiamiamoli classici, sì. Secondo me a breve rimarremo per strada perché. Ci sta secondo me- durando troppo. Sì. Beh, me la carichi, te l'affido, Me la porto. te l'affido. Ci vediamo tra un anno e mezzo. Due. Sì, sì. Sì, sì. Diritto così. Aspetta. Ok. Ottimo. E vai. Caro mio, La macchina è arrivata sana e salva, tutto ok. bisogna capire adesso che ci facciamo. Bravo. Questa la dobbiamo fare diversa. Diversa in che senso? Diversa dalla 500. Come la vorresti? La 500 l'abbiamo fatta abbastanza elegante, ma si capisce che è una macchina cattiva. Questa qua secondo me invece non si deve capire per niente. Togliamo i paraurti. magari con un cerchio ed una gomma Che un sappiamo po' già quali. Bravo, cerchio cattivo che sappiamo già quale, anche una gomma un po' cattiva. Esatto. Per il resto esteticamente solo senza paraurti. Caffè Racer. Mamma che pure il colore mia. è pure giusto. Per l'estetica restiamo così. Colore anche il suo originale. Il suo, Ok, assolutamente. perfetto. Interni, come hai detto, come li vorresti Interni sono fare? belli quelli che lei, anche il volante è bello, un peccato, Certo. sarebbe un peccato cambiarlo. Quindi secondo me solo i sedili che sono indispensabili per guidare, se no me ne vado Anche ad perché la accessoristi. macchina io adesso l'ho vista, è perfetta. No, è veramente perfetta. Quindi solo i sedili. Là il problema sarà che abbiamo quella strumentazione lì Sì. che non ci serve a niente, nel No, senso no, che no. ci servirà. A parte che il contachilometri arriva a 130 lì, se non mi sbaglio. sa che Non ce la forse sono facciamo. pochini. Poi non c'è il contagiri non c'è. No, allora facciamo, io farei, seguimi, un bel cruscottino piccolino solo sulla plancia così come era originale, ci mettiamo un contagiri, un contachilometri e temperatura olio e pressione olio. Anzi no, siccome questo è un motore a liquido potremmo mettere a posto la temperatura acqua. Farei una cosa così se ti può piacere. Sì. Ok. Davanti farei sempre un sistema a sospensioni indipendenti come la 500, Ok. con la barra e gli ammortizzatori regolabili anteriori, dietro ammortizzatori maggiorati, ribassati e le molle. La macchina si abbassa di un 3 cm se per te va bene, dato che uso stradale non più di 3 cm. va bene. Quindi l'assetto ok, questa monta già i freni a disco davanti, quindi stiamo a posto. Per il motore Qua avremmo in mente di fare una testa a 4 condotti con 2 carburatori doppio corpo. 2 Mettiamo 2 carburatori ma doppio 1000. corpo. 1000. Sì, per forza. Quindi a carburatori lo facciamo. Anche, Sì, ok. sì. Ok. Se vuoi fare l'iniezione la facciamo iniezione, però quattro il carburatore, 2 carburatori doppio corpo, quando in accelerazione l'aspirazione E da quanto li metti i carburatori? 40. Vanno bene, sì, 2 carburatori 40 secondo me. Faccio Proviamo. fare il collettore con i condotti dedicati per la testata, pistoni sempre stampati, bielli in acciaio, valvole maggiorate, solite lavorazioni. Solite lavorazioni. Se per te va bene, se no se vuoi lasciamo il suo motore originale. No, il motore originale lascialo perdere. Andiamo in officina così vediamo. Eccola qua, ricoverata. Allora, come ti dicevo, secondo me la carrozzeria non sta tanto male. Però ce l'ha C'ha qualche, pure qua, guarda. Qua c'è qualche bolla.
che sta per scoppiare di ruggine. Ma queste lucidarle e basta non ci facciamo. No. L'altra volta con l'emozione del momento. Sì. No, guarda qua. Sì, sono proprio due colori diversi. Sì, il cofano, questo secondo me è stato riverniciato. Penso Anche qui. O la parte di sotto. la fiancata qua secondo me l'hanno fatta. Sì. Guarda. Il tetto è rimasto il suo, qua è rimasto il suo. Sì. No dai, conviene riverniciare. Secondo me sì, riverniciamola tutta a questo punto. Dentro la lasciamo com'è, perfetto. Dentro sì, dentro è perfetta. Facciamo solo i sedili anteriori come abbiamo detto. Sì. E il Poi tra l'altro cruscotto. l'unico difetto che aveva era questo. Sì. La spalla del sedile davanti. È un po' stretta. Vabbè, però poi tu immaginala già bassa di almeno 3 cm con quei cerchi e quelle gomme. Ce la devo vedere, sì. Però comunque è stretta. È stretta, di stretta è stretta la carrozzeria, però avrà un effetto ottico secondo me diverso. Sicuramente. Noi possiamo fare pure che montiamo prima tutto l'assetto con cerchi e gomme e poi la portiamo a verniciare, così se c'è da fare un po' di allargamento lo facciamo. Dimmi tu, come preferisci? Lo dobbiamo vedere, sì, come hai detto tu. Dobbiamo iniziare e poi capire. Secondo me adesso iniziamo che la mettiamo sul ponte e scendiamo il motore. Sì. Qua ci stanno i due carburatori. 1, 2, 3. Ok. Brutto. Non era meglio se portavano una Ferrara a posti così. Forse mi sta. Ma un serbatoio dove? Belle. In confronto a dopo, come fa schifo veramente. C'è proprio un liquido, questa è una macchina di montagna. E qua pare che hanno scritto che non hai una sputamecchio. È per l'umana. Amputiamo tutto. Ma fa schifo guarda. È solo che la 500 ormai ci hanno fatto la dopo. Che schifo. Piano? Aspetta, Panoramico. è la sorpresa Daniele. Che bello scarico che ti. Ok, smontate il motore. Antonio, lo portiamo da te così lo smontiamo tutto? Sì. Vai. Occhio a marmetta. Ok. Smontiamo. Sì, stacchiamo il cambio, lo mettiamo sul cavalletto, stacchiamo tutto. Ho parlato con Davide, vorrebbe fare un motore 1000, tu cosa ne pensi? Potrebbe andare bene? Sì, secondo me sì. Naturalmente pistoni stampati, bielli in acciaio. La testata, ho proposto a Davide di fare la testa a 4 condotti, quindi va saldata, riempita, poi forata, in modo tale da poter installare 2 carburatori doppio corpo. Sì. A Davide è piaciuta molto questa idea, quindi secondo me possiamo operare in questo modo. Va bene. Buon lavoro, a dopo. A dopo. Ok, è tuo. Ciao. Alza un po'. Vai. Ok, il carburatore è anche andato. Adesso vediamo cosa c'è dentro. È abbastanza pulito. Tiriamo su il bilanciere. Super pulito. Tiriamo anche le aste. Questo lo facciamo fuori, tanto mettiamo il nuovo. Ok, adesso possiamo smontare la testata.
penso che i passaggi dell'olio saranno tutti chiusi. Secondo me l'olio a questa macchina non è stato cambiato almeno da 10 anni. Non è olio, è terra. Insomma, si vede che è una macchina che ha camminato. Vabbè, bisogna smontarla e rifarla tutta. Però non era male. Diciamo che a parte l'olio il motore non era proprio da buttare. Morale della favola. Cioccolato fondente. Adesso smontiamo i pistoni con le bielle e poi tiriamo fuori l'albero motore e vediamo come sta messo. Vicino alla pompa dell'olio pure c'è parecchia sporcizia, quindi penso che le bronzine non sono un granché. Vediamo un po' che è successo. Prima di smontare le bielle con i pistoni vediamo se sono segnati. La prima bronzina è già un po' rigata, quindi si vede che c'era un po' di sporcizia dentro. Ecco il primo. Il mantello è un po' consumato, però per gli anni che ha la macchina è pure normale. Però non è grippato. La raschiaoli è un po' consumata. Diciamo che è tutto normale. Anche questo, stessa identica cosa. Tiriamo fuori l'ultimo. È un po' bloccato questo. Ok. I pistoni sono tutti e 4 uguali. Solo le bronzine di biella non sono buone, ma dipende sempre dall'olio che non era un granché. Infatti pure sull'albero si vedono dei piccoli segnetti, vedi qua soprattutto. Significa che l'olio era molto sporco e non era stato cambiato da parecchio tempo. Infatti anche i passaggi dell'olio saranno intasati e non lubrificava bene le bronzine di biella, banco e tutto il resto. Ok, allora adesso smontiamo la parte anteriore dove troviamo la distribuzione e vediamo come è messa la catena, albero a cam e tutto il resto. La catena pure è molto lenta, comunque va buttata. Tiriamo fuori l'albero a cam, anche questo è nuovissimo, è appena uscito dalla fabbrica. Prendiamo i bicchieri delle punterie. La frizione pure è nuova, questa va bene per la Fiat Uno. No, nuovissima, guarda. La signora secondo me cambiava più frizioni che olio. Togliamo il volano, albero motore ed è pronto per buttarlo nella vasca. Questa la bronzina è abbastanza rovinata, comunque sempre per mancata lubrificazione. Iniziamo le danze. Queste saranno originali, queste candele. Togliamo tutte le valvole, anche queste sono molto bloccate. Quelle di scarico sono molto consumate, vanno buttate. Quelle di aspirazione, insomma, però noi montiamo valvole più grandi, sia di scarico che di aspirazione, quindi non ci servono queste. È come quando è uscito dalla fabbrica. Bonjour. Buongiorno. Ho portato le nuove gomme. Oh, queste sì, sono belle. Adesso vediamo come stanno sotto. Ce le proviamo, che dici? Direi proprio di sì. Le altre erano un po' troppo basse. Sì, dai, proviamocele. Ok. La togliamo? Quanto allarghiamo? 3? Sì, non di più.
Sì. La vedo che raccorda proprio bene sotto il passaruota. Più recuperiamo verso qua meglio è. Sì. Ti fa l'effetto di essere più grande. Sì. Vabbè, ma dove hai fatto il segno tu secondo me va più bene. o meno sì. Questo è un taglio. Se tu lo fai partire da qua, naturalmente si va a raccordare un bel passaruota bombato. Perché se parte da qua, se vedi questo e questo, ti cambia tanto. Sì. Sì, tu immaginalo da qua che fa così. Sì. Da là dove sei tu va bene. Io vado avanti qui a smontarmi gli interni. Sì, le gomme te le ho portate, io torno in officina al lavoro. Buon proseguimento. Gennaro, mica sei dov'è? Non l'ho visto. Di là, l'ho visto di là. Ok, vado a salutare. Ciao, a dopo. Ciao. Jenny, buongiorno. Raffaele, buongiorno. Caro, come va? Ecco, infatti anche questo volevo chiederti, ma ci siamo? Sì, ci siamo. Ottimo, ottimo, bello, anche questa minigonna molto molto bella, raccordata proprio Sì, bene, proprio mi piace. leggermente, non abbiamo fatto una cosa eccessiva. Vabbè, siamo a buon punto, ci siamo Sì, quasi, dai. Sì, ci siamo quasi. Bene, hai conosciuto Davide? Sì, certo, l'ho conosciuto. L'hai visto un grande. Tutto ok. Comunque gli ho portato i cerchi con le gomme nuove. Perfetto. Le gomme giuste, quelle che andranno sotto l'8,50. Abbiamo visto anche più o meno come fare i passaruota, secondo noi. Poi la tua mano e la tua decisione sarà importante decidiamo poi cosa, per noi. come meglio possiamo realizzare il progetto. Ok, perfetto, va bene. Allora io me ne torno al lavoro. Buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a te, Ciao. buon lavoro. Ciao Raffaele, ciao. Sono Gennaro Cupparo, titolare di questa carrozzeria. Aprire una carrozzeria è stato da sempre il mio sogno, tant'è che faccio questo lavoro da ben oltre 25 anni. La mia passione per le auto è nata sin da piccolo. Ho iniziato a lavorare in una carrozzeria all'età di 15 anni. Prendere un'auto in uno stato di abbandono e dopo mesi di lavorazione, di vederla circolare su strada, è davvero una grande emozione. È come se le dai una seconda vita. Ed è proprio quello che faremo con questa mitica 850 Special, aggiungendole un pizzico di sportività. Il nostro rapporto con Raffaele è iniziato da oltre 15 anni, ma proprio negli ultimi 3 o 4 anni ci siamo riavvicinati proprio parecchio, infatti gli curo tutta la parte della carrozzeria delle sue auto, un buon rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto un rapporto di amicizia. Raffaele mi porta un po' di tutto, anche delle volte cose praticamente impossibili da realizzare, però con un po' di buona volontà e di tutto riusciamo a soddisfare le esigenze dei clienti e a riprendere davvero delle cose impossibili. Quando Raffaele mi ha proposto un progetto con Davide, sono rimasto un pochettino... Vabbè, no, ma te lo sto dicendo, stai registrando. No, è stato un pochettino più complesso perché comunque c'era la presenza di una persona comunque di una certa importanza, ecco, quindi un po' di timore c'è stato. Allora Davide. Eccoci. Sono arrivate le gomme. Sì. Queste molto meglio. Sì, certo. Molto meglio, più certo. alpine, più d'epoca, comunque sportive. Forse riusciamo anche ad allargare un pochettino rispetto a quelle di prima, sì, perfetto. Secondo me sì, un 3 centimetri, tu che dici? Secondo me ci siamo. Adesso sì. 3, se poi casca bene, altrimenti poi ci lavoriamo. E considerando che se riusciamo a farla cambiare un po'. Comunque. Io penso che sì, alzando leggermente questo, riducendo un po' questo spazio e raccordando il parafango alla gomma non dovremmo avere problemi, assolutamente. Più alti possibile, chiaramente, nei limiti. Nei limiti. Sì. Bene, io qua ho provato a farti questo disegno qui, vediamo se poi... Sì, dobbiamo più o meno stare su quella sagoma. Raffaele e Davide erano convinti che la macchina fosse in buono stato, ma io da quando appena ho visto, ci ho dato un'occhiata, mi sono reso conto di alcuni particolari che non era proprio così. Il problema sta a dirglielo. Va bene, come procediamo? Va Oggi bene. che facciamo? A parte allora, no, ti volevo giusto far vedere un pochettino, ci ho dato un'occhiata. Sì. E allora, questi li cambiamo. Ah, sono brutti? Perché come vedi sono tutto piene di bolle, tutto piene di ruggine. Quasi speravo che si salvassero questi, no? No, assolutamente, non facciamo un lavoro. Quando l'ho vista la prima volta pensavo che quasi che sarebbe bastato solo lucidarla, invece. È ancora peggio il sinistro. Sì, bene, ottimo. Abbiamo il fondale davanti, che qua sotto è tutto pieno di marcio. Ok. Quindi questo qua anche lo dobbiamo sostituire.
effettivamente da tutte quelle bolle di ruggine siamo arrivati a sostituire tutto il musetto anteriore. Il cofano si salva, sì? Il cofano si salva. Ma no, però, Abbiamo questi punti di ruggine da sistemare. Sì, qua la stessa cosa, poi gli diamo una bella pulita, va bene. Sì. E qua ci devi mettere una pezza tu? Sì, qua facciamo un bel rinforzo, perché comunque la ruggine esce anche dalla parte del passaruota, vicino all'attacco dei fuselli, quindi comunque va... Chissà come gli è uscito questo buco qua. C'è una doppia lamiera dalla parte interna, perché sotto c'è un rinforzo, quindi qualche infiltrazione di acqua, sì, un po' di sale, è doppia e quindi automaticamente ti fa la ruggine. Ora togliamo tutta sta roba, iniziamo a pulire per bene. E di sabbiatura che facciamo? Sabbiatura, come prima cosa togliamo i parafanchi, vediamo anche i passaruoti interni come sono. Sotto va sabbiata perché è tutta piena di ruggine. Puliamo tutta la parte anteriore per il momento. Il tetto e il resto preferirei non toccarli, perché comunque una volta che li andiamo a sabbiare rischiamo anche di deformarli, quindi questi sono in un buono stato. Secondo me va una bella levigata per bene. Quindi sabbiatura soltanto davanti sotto? Secondo me sì. Poi magari man mano che tiriamo la moquette, vediamo un pochettino come sotto e poi decidiamo. Sembrava perfetta, il cazzo. Il cazzo è perfetto. È che sono carine, ti ingannano perché sono carine. Però poi ti fregano, vedi? Allora, novità? Sì, ho montato l'albero motore, anche la biella con un pistone. Questo è quello nuovo in acciaio? Sì, quello nuovo in acciaio Corsa 71. Ok, perfetto. E invece prima era Corsa? 63,5. Ok, perfetto. Queste qua sono le bielle originali? Sì, originale sia la lunghezza della biella che la quota compressione del pistone. Allora, albero motore. La biella, la lunghezza va bene quella originale, solo che le facciamo in acciaio, 110. Quindi l'interasse della biella è 118? Sì, 110. 110? Sì, 110. Allora, vediamo come sta il pistone. Allora, la quota compressione di questo è 31. Ok. Deve essere 4 mm meno 4. Quota compressione 27. Sì. Con le bielle 110. Stampato, adesso... L'alesaggio adesso è 65, lo facciamo 67. 65, alesaggio 67. Sì. Perfetto. In questo modo poi facciamo il calcolo, vediamo fuori che dovrebbe venire 1000 di cilindrata. Già hai fatto il calcolo? Sì. Ok. Adesso ci facciamo il calcolo anche per l'albero a cam, così vediamo quale fasatura è migliore per Davide. Voglio parlarci un attimo per capire dove vuole usare principalmente la macchina. Le informazioni me le sono segnate tutte, vado ad ordinare le bielle e i pistoni e intanto vado da Davide che è dal carrozziere, così vediamo anche i lavori della macchina come stanno proseguendo. Ok? Buon lavoro. Grazie.
Abbiamo fatto la sabbiatura e ci siamo accorti che effettivamente sono usciti un sacco di buchi. Abbiamo rattoppato le parti dove non era possibile trovare i pezzi nuovi. Su questa qua ci avevamo scommesso che sarebbe stata brava e invece la sabbiatura anche stavolta ha tirato fuori tutti i difetti possibili e immaginabili, soprattutto sui passaruota anteriori. Gennaro ci aveva visto lungo, io sinceramente all'inizio quando ha detto di smontarli sono rimasto un po' così perché sembravano buoni, invece lui con l'occhio esperto del professionista ci aveva visto lunghissimo, ha fatto bene lui a convincermi a tagliare via tutto, quindi anche questa ci farà passare i guai. Ah, tu vuoi fare una cosa dritta? Sì, tipo griglia, come le macchine da corsa, così. Ci viene tipo una cosa del genere, così. Sì, la griglietta tradizionale, quella in alluminio, in sostanza. Esatto, nera. Almeno diamo un po' d'aria a sto motore, secondo me ce n'era bisogno. Ciao Davide, sono arrivati i lamierati per l'850. Per fortuna siamo riusciti a trovare dei ricambi originali, abbiamo preso i 2 parafanchi anteriori e la calandra. Come puoi vedere sono marchiati Fiat e fortunatamente li forniscono con il cerchio faro. Mentre qua abbiamo il rivestimento posteriore tagliato per le prese d'aria e anche qui fatti dei rattoppi. Abbiamo sistemato la parte anteriore, abbiamo rinforzato anche il supporto dell'ammortizzatore. Questo invece è il pianale. Sembrava leggermente bucato, però poi ci siamo resi conto che era parecchio danneggiato. E qua, come puoi vedere, abbiamo tolto un bel po' di marcio. Nel frattempo montiamo tutto e aspettiamo Davide per gli allargamenti. Abbiamo recuperato ora il blocco motore dalla lavatrice centrifuga dove ha subito un lavaggio di acqua molto calda ed un sapone dedicato per il lavaggio dei motori. Ora passa nel reparto rettifica dove sarà posizionato sotto una macchina a controllo numerico, una spianatrice e rettifica, poiché nel corso degli anni naturalmente è un motore vecchio e quindi avrà subito qualche piccola deformazione, quindi noi andiamo a spianare tutta la parte superiore del basamento. Successivamente andiamo ad effettuare la rettifica a tutti e 4 i cilindri per poter installare i 4 pistoni maggiorati in base alla dimensione che ci ha fornito il nostro motorista Antonello. Andremo a rettificare tutti e 4 i cilindri per far sì che venga un motore più grosso di cilindrata, naturalmente aiutato anche dall'albero motore a corsa lunga. Dopo questa procedura passa in lucidatrice dove il blocco subirà una lucidatura finale prima dell'alloggiamento dei 4 pistoni nuovi maggiorati. La testata originale nasce con un condotto di aspirazione dove veniva montato soltanto un carburatore. Noi vogliamo installare alla macchina di Davide 2 carburatori doppio corpo da 40. Non avrebbe senso installare 2 carburatori doppio corpo su una testata originale con un unico condotto. Quindi abbiamo pensato di andare a fare una testata a 4 condotti di aspirazione. Quindi andremo a saldare tutta la parte dell'aspirazione della testata in modo tale da far costruire un collettore con 4 condotti separati in modo tale che i 2 carburatori doppio corpo potranno lavorare ogni corpo dedicato per la sua aspirazione. In questo modo ha senso installare 2 carburatori doppio corpo e la macchina cambierà totalmente. Questa è la testata che abbiamo iniziato a lavorare, a modificare. Qui troviamo i 4 condotti di aspirazione. Praticamente questa è quella originale dove abbiamo soltanto un condotto di aspirazione che poi se ne va nelle 4 camere di scoppio. Invece qui abbiamo realizzato questa testata con 4 condotti di aspirazione, ognuno dedicato per la sua camera di scoppio. Naturalmente la testata poi viene anche lavorata con le valvole maggiorate. Abbiamo già installato le 6 valvole sia di aspirazione che di scarico fatte da noi in rame al beriglio, dove andremo ad installare tutte e 8 le valvole maggiorate. Questo sarà il pezzo forte di questo motore.
Salve. Salve. Che mi hai portato? L'assetto. Siamo pronti? Lo montiamo? Siamo pronti. Lo mettiamo sotto? Dobbiamo metterla sul ponte. Sì. Ora andremo ad installare sulla macchina di Davide la sospensione. Abbiamo deciso di fare sull'anteriore una sospensione indipendente, quindi abbiamo la barra che va a sostituire la balestra, stesso sistema che abbiamo usato sulla 500, quindi all'anteriore abbiamo installato un ammortizzatore regolabile con la ghiera in modo tale che può regolare l'altezza in qualsiasi momento, può abbassare o alzare l'auto. I fuselli li abbiamo ricostruiti però sul cuscinetto perché anziché il sealant block originale, con il cuscinetto la macchina lavora molto meglio. Invece al posteriore abbiamo fatto fare degli ammortizzatori più corti, rinforzati, e le molle anche ribassate. Il bello della sospensione indipendente anteriore è che la macchina, ogni ruota lavora da sola, mentre con la balestra tutte e due le ruote sono collegate dalla balestra ed in curva si avverte un certo rollio. Quindi con questa opzione riusciamo ad avere una macchina più stabile e più prestazionale sia in curva che sullo sconnesso. Ce l'hai i bulloni? Abbiamo montato cerchi e gomme definitive con l'assetto regolato adesso nell'altezza minima per il momento, per vedere cosa succede con i passaruota originali. Noi come campanatura già siamo... Però dietro considera che ci manca un motore. Qua comunque secondo me lo 0,5 non la mette sotto. Distanziale? Secondo me sì. L'850 Special ha un difetto, se lo vogliamo definire così, che dalla vista posteriore e anteriore risulta molto stretta. Non ha bordo del passaruota, veramente pochissimo. Per una macchina sportiva, come vogliamo farla noi, risulterebbe un po' strana, anche perché i cerchi sbucano un po' fuori. Con i Maxilite 5,5x13 e queste gomme si riesce a montarle senza modificare il corpo vettura. Nel nostro caso però sarà una macchina molto più potente della media delle 850 elaborate che normalmente si vedono in giro, e quindi avrà bisogno di essere un po' più larghina. Non voglio mettere dei cerchi più larghi di così, perché 5,5 penso che siano la misura giusta, quindi non avremo più gomma a terra, ma cercheremo di allargare un po' la carreggiata con dei piccolissimi distanziali, al massimo 1 centimetro, per cercare di avere più carreggiata appunto, ma su della gomma non troppo larga. Cerchiamo di avere un risultato abbastanza neutrale. Io non sono tanto per i distanziali, anzi li evito come la peste di solito. In questo caso però probabilmente saranno la soluzione migliore. Ci proviamo, vediamo che viene fuori. Quindi per fare questo lavoro abbiamo bisogno di allargare leggermente i passaruota, soprattutto di alzarli verso la linea di cintura della macchina, che è un altro difetto dell'850. Essendo una macchina da famiglia, ha il passaruota molto basso, in modo da avere più spazio sopra, e nel nostro caso non ci interessa, deve essere una macchina più sportiva possibile, quindi alzeremo la linea del taglio del passaruota posteriore. La vista laterale a quel punto sarà molto più corsaiola dell'850 Special di serie. Ti gusta di più? Non Gennaro è contento. Secondo me questa è la misura giusta. Oggi abbiamo iniziato con gli allargamenti, abbiamo avuto un po' di difficoltà, in sostanza pensavamo di fare molto più velocemente con quel sistema, però alla fine ci siamo resi conto che non andavano bene. Tu vuoi buon massaggio?
Giù, taglia qua e lo alziamo. Tutto ad un tratto ho visto Davide un po' preoccupato, insomma, l'ho visto veramente in difficoltà. E diciamo che un pochettino anch'io mi sono un po' demoralizzato perché comunque non vedendo che il lavoro correva perfettamente. Poco più alto. E poi ne abbiamo iniziato di nuovo, abbiamo cambiato il tipo di sistema, diciamo il tradizionale. Ci sta solo là da abbassare poco. Usiamo un tontino da all'incirca 8 mm in modo da poter delimitare perfettamente il bordo e lavorarlo molto più semplicemente essendo arrotondato. Quindi diciamo è una vecchia tecnica tradizionale che usavano diciamo di vecchio stampo, i carrozzieri di vecchio stampo. La grossa difficoltà è rifarlo al lato opposto, seguire le stesse linee, la stessa forma, quindi impiegheremo sicuramente molto più tempo, ma tutto sommato è una cosa fattibile assolutamente. Con quest'altro tipo di sistema che è venuto veramente perfetto, è tornato il sorriso a Davide e anche io diciamo, mi sono ripreso un pochettino perché vedendo lui in difficoltà sono andato in crisi anch'io, però abbiamo risolto poi tranquillamente tutto bene, quello che finisce bene. Salve, yo, buonasera. Carissimo. Oh, caro, Buonasera. come va? Ti ho portato un regalo. Che hai portato? Vediamo. Ti ho portato 4 regali. 4? Sono i pistoni allora. Esatto. Pistoni CPS. Come sempre. Vediamo. Sulle sue specifiche. Vediamo. Cosa ha fatto Tommy? Ripoggio qua, Sì, ho fatto anche le nicchie per le valvole, come gli ho detto io, a posto. Vanno bene, adesso li dobbiamo solo Sembrano piccoli, ma provare. mi sa che poi... No, vabbè, sembrano piccoli. Comunque sono 4, Non sono più 2 come le 500. Quindi vanno bene. No, ma saranno belli cattivi. Sì. Senti, Il motore è qui. Non voglio sapere niente. Ah, non vuoi vedere niente? Vabbè, ciao, è arrivato anche lo scarico, non te lo faccio vedere, poi lo vedrai direttamente sotto la macchina. Dai, lo scarico lo voglio vedere. Lo vuoi vedere? Sì. Sicuro? Eccolo qui. Ma questo... Tutto in acciaio inox, 4 in 1, eccolo qui. Senza avere la macchina come avete fatto? Ci avevate le dime? Sì, certo. Madonna. Quant'è? 70? Quant'è? Grosso, Madonna, sta macchina verrà Lo vedi dentro? Verrà cattiva. No, è bello. Lo scarico in uno, anche. Sì, 4, poi si raccorda direttamente in uno qui dietro. Farà paura, secondo me. Un'altra. Vabbè, ragazzi, buon lavoro. Vai? Ciao, Io caro. C'è Gennarino che mi sta... Va bene, mi aspetta, noi- che dobbiamo andare avanti là. Ok, noi continuiamo. Buon Ci lavoro. aggiorniamo. Ciao, grazie. Ciao. Abbiamo appena finito di dare il fondo, adesso lasciamo appassire per bene, gli diamo 30 minuti a 60 gradi, dopodiché ricarteggiamo tutto per bene e ridiamo una seconda mano di fondo. Gennarino, Ehi Davide, ciao! fai pronto? Oh. Sì, siamo pronti. Guarda qua che passarola. Hai fatto già interni, vari Esatto, interni. abbiamo fatto tutta la parte di sotto,
l'interno, i vani cofani tutti e due, ci resta solo l'esterno. Qua Davide ti ho fatto un piccolo provino, fammi vedere. giusto per farti vedere lo stacco con il rosso per la striscia che dobbiamo realizzare. Bellissimo, è giusto, è quello che mi immaginavo, un po' profondo. Sta bene. Sì, quindi siamo pronti. Ora facciamo, andiamo subito il rosso in modo che poi proseguiamo. Sono curioso di vedere come lo fai, tra l'altro. Voglio vedere. Meno male che sembrava perfetto, Quindi abbiamo deciso che faremo una striscia rossa laterale. Questa è la decisione. Non si torna indietro? Per quanto riguarda la striscia, all'inizio eravamo indecisi tra l'adesivo e la verniciatura. Io ho consigliato a Davide di farlo in vernice, anche perché con lo strato, con lo doppio strato, non senti nessun tipo di gradino al tatto. Ho detto che mo non si torna indietro quando ho iniziato. A farla tutta rossa. No. Bellissimo. Bello, il colore è proprio bello. Cioè, in sostanza andrebbe fatto così, in questo modo qua. Invece ho visto qualcuno è così. No, così è proprio brutto. No. A me piacerebbe più il bordino colorato, cioè questo colorato rosso, secondo me è più carino. Sì, bravo. Così. E allora, qua invece, Davide, no? Qua lo lasciamo rosso. Sì. E qua deve venire dentro qua. Ok. Va bene, bellissimo. Io l'ho fatta fare in modo che abbiamo le stesse curve. Infatti quello ti volevo chiedere, come facevi a fare questo? Sì, non proseguo, ho calcolato una Giuseppe. Come la vedete? Allora, un taglierino. Cerca una buona foto. Il mostro ce l'aveva così, però qua si vede male. Dove si vede tutto il bordino bianco qua. No, un po' di più magari. Se tu guardi lo spigolo qua, vedi? Sì. Qua allarga, stringe e viene qua, vedi? Curva qua, guarda. Cosa bassa. No? No, vanno un poco meglio, però la curva c'è sempre. Lo deve scendere qua un altro po', lo deve salire qua. Ultima volta. Rimane dritto. Un po' di pazienza. Secondo me non la tocchiamo più. Sì, vabbè, è che la mia è gonfia, è normale. Però no, va bene. Vedi? Okay. Meglio sì. Fiat 234, bianco antico. Posto Giuseppe? Vedi che bello. I passaroda verniciati sono una poesia. Bellissimo. Madonna. Che mostra! Bellissimo. Alla fine ho avuto ragione io, l'abbiamo fatto in verniciatura e quindi è uscito proprio uno splendore. Abbiamo fatto bene. Adesso scorriamola tutta. Guarda questi che hanno fatto questi passaruota, cioè, da pazzi sta roba, da pazzi. Io qua c'avrò paura di usarla sta macchina. Non è vero. Meno male che l'abbiamo fatta sta striscia. Meno male che l'abbiamo fatta.
sta proprio bene. Proseguiamo sul motore di Davide. L'albero motore in acciaio già l'ha inserito? Sì, l'ho appena montato. Vediamo. Si trova tutto? Ok. Allora, vogliamo fare un premontaggio del motore per vedere lo squish, la guarnizione se va bene, Sì, tutto sì, quanto? proviamo. Ok. Allora, i pistoni sono quelli CPS, bielli in acciaio, eccoli qua. Ci dovremmo trovare bene perché tanto alla fine abbiamo fatto costruire le bielle e i pistoni. Lo spallamento dell'albero motore pure l'hai controllato? Sì. Tutto ok? Sì. Ok. Secondo me va bene, la guarnizione non mi ricordo quanto l'ho fatta fare, controlliamo un attimo. Sì, ho fatto fare 2 strati di rame, Sì. imbottita così stiamo tranquilli che se Davide sgasa non succede niente. Quant'è di spessore misurato? È 1 millimetro. Ok, perfetto. Stiamo a posto allora. Sì, come squish sì. Perfetto. Penso che abbiamo controllato tutto. Con le quote ci siamo, l'albero motore è pronto, possiamo iniziare il montaggio. La cosa importante quando si monta un pistone è controllare 2 o 3 cose fondamentali. La prima è vedere se lo spinotto fosse dissassato, perché in questo caso la parte più larga va installata verso il senso di rotazione del motore, mai montarlo al contrario. E poi, prima di inserire il pistone nella canna, bisogna mettere i segmenti sfalsati uno dall'altro, di solito di 120 gradi, quindi se io il primo segmento lo metto qua, il secondo deve andare, l'apertura deve andare da questo lato. Stesso procedimento per la raschiaolio. In questo caso abbiamo una raschiaolio composta da 3 segmenti. Abbiamo il primo segmento, poi abbiamo la molla centrale e il terzo segmento. Tutte e 3 devono essere sfalsati. Quindi il motore della Fiat 850 gira a sinistra. La parte dissassata del pistone è qui, quindi abbiamo questa parte tra lo spinotto e il mantello più larga e viene montata in questo modo. Nel nostro caso abbiamo fatto le nicchie perché, avendo un alza cam che apre molto, per far sì che non tocchi la valvola nella sua apertura massima, gli abbiamo creato queste 2 nicchie. Il grasso aiuta sempre. Bisturi e siamo a 3. Perfetto. Finish e vai col mambo. Io ti abbandono. Buon divertimento, così quando viene Davide gli facciamo trovare questa bella sorpresa. A questo punto scattiamo pure il cruscotto. E se c'era un po' di tempo in più, non ti dico. Ci credo. Non ti dico. Davide, metti dentro che ti fai un giro, eh? Dai. Metti dentro che ti fai un giro. La parte dietro. Allora io vado a fare il caffè. Aumentando un po' i cavalli, Davide mi ha chiesto di realizzare degli sfoghi per il raffreddamento. In base al disegno che abbiamo fatto, diciamo che si è riuscito alla perfezione. Ok, quindi questo va così, giusto?
famosissimi special. Spugna scarpe, gentile concessione di Quattro Hotel. Cioè il rosso così è bellissimo. Bella, bella, bella. Ne ho girato comunque di pezzetti. Ci credo. Specchietti. Specchietti, allora vediamo qualche modello che abbiamo disponibile se ti piace. Specchi retrovisori. Allora abbiamo questo modellino qui. Questo è troppo classico. Troppo classico. Qualcosa del genere? Troppo sportivo. Troppo sportivo. Allora, una via di mezzo questo secondo me allora. Questi sono quelli della 500? Quelli che Bravo. ho io sulla 500? Bravo. Belli. Questo è un modello, Sì, diciamo giusto. Sport classici, belli. Cromato. Poi, io che sono abitudinario. Dai, va bene questo. Ok, prendiamo questo? Fammi vedere il tuo famosissimo magazzino automatizzato da Angelo Motori. Ok, adesso lo chiamiamo e arriva. Ok, preleviamone uno. Vai. Giuseppe, anche questo è fatta. Beh, sono contento, ma pensavo che non ce l'avremmo fatta. L'abbiamo fatta proprio in poco tempo, ma però è stato un lavoro duro comunque, penso che Davide è rimasto contento. È andato tutto bene, dai. Ok, sono arrivate le testine di sterzo, la macchina di Davide. Montiamo queste e poi lo chiamiamo che è pronta per sentirla in moto. Eccoci qua. Eccola qua. Il scarico è bellissimo. Trombone. Si sente anche bene. Ci credo. Infatti si sente anche bene. Secondo me possiamo anche procedere subito. Dobbiamo provare. Vediamo se parte. Dai. Vediamo, ci proviamo. Dai. 2 carburatori doppio corpo. Proviamo? Sì, Io sto dietro. Sì. Ci sei? 3, 2, 1, go. È giusto, non è una cosa molto invasiva secondo me, è un sound lineare giusto, poi considera che c'è anche il sound dei carburatori rispetto all'originale non c'è proprio paragone, è fantastico. Poi all'interno ti abbiamo messo anche lo strumento che ti indica la temperatura dei gas di scarico, così tieni sotto controllo anche la carburazione. Molto molto più no, è lineare. Considera che poi quando entri in coppia, quando si apre, cambierà. Poi lì nel cruscotto ti abbiamo messo contagiri, contachilometri, temperatura gas di scarico, poi abbiamo temperatura acqua, pressione olio e lo strumento della benzina. Stop. Non appena abbiamo terminato l'auto, la nostra prima prova è stata sul banco a rulli e ci siamo accorti da subito che la temperatura dell'acqua saliva a 120-130 gradi, il che non va bene. Con Davide già avevamo discusso di questo problema, che nel caso in cui si riscaldasse molto, di installare un radiatore sull'anteriore. Quindi il nostro carrozziere Gennaro ci ha fatto un'apertura sul frontale e poi noi abbiamo installato questo mega radiatore con 2 elettroventole e una pompa elettrica dell'acqua. Ora abbiamo una temperatura di 90-95 gradi. In questo modo abbiamo risolto il problema. È
Esattamente come la volevo. Sì? Bene. Abbiamo eliminato la ventola normale che fa raffreddare il radiatore. Abbiamo messo l'elettroventola, quindi c'è il suo radiatore, però con l'elettroventola. A 80 gradi si attacca. Finalmente il motore è partito. Ero un po' in ansia, però come prima partenza non è male. Sembra che gira bene e spero che Davide sia contento di questo. In officina sentiamo solo il sound dello scarico, però in pista sicuramente sentiremo l'aspirazione. Wow. Mamma che spettacolo! Adesso sì che sei special. La signora al mercato con questa qua ci doveva andare. Senti come guarda. Non si sposta da una virgola. L'inserimento con le gomme così relativamente strette e il camber posteriore perfetto come piace a me. Sono un godimento, non smusa a meno che non la porti tu a esagerare, e però poi quando inizia a innescarsi la trazione col motore a sbalzo inizia a spingere da dietro e le ruote davanti non ce la fanno, quindi diciamo è la classica guida da 850, da 500, da 126, che è la loro caratteristica e sono belle per quello, ma l'inserimento, se lo imposti bene, scorri dentro da paura. In curva l'assetto è perfetto. Oh, bellissimo! L'assetto è clamoroso, con l'idraulica e con la struttura molto limitante della macchina originale. Ha una percorrenza sul medio-lungo razzo che è stupenda e tiene la corda come una macchina seria. Grande! Ma che carrozzeria che hai fatto, Gennaro? La carrozzeria, il motore è quello brillante. Guarda come sta dentro. Che rumore fa? I carburatori sovradimensionati forse per il motore? Avevo un po' di dubbi. Continuo ad averne, ma quando poi entra in coppia il flusso di aria e benzina è bellissimo su una scatoletta di tonno. Io lo sento che sale bene di giri. Poco a poco qualche punto di carburazione, Antonio, che dici? Giusto qualche punto, appena ritorniamo in officina. Poi qui è da considerare che la carburazione non l'abbiamo fatta a questa altezza, l'abbiamo fatta a 700 metri, qui siamo molto più bassi, quindi andrà molto meglio una volta riportata all'altezza giusta. Per fortuna io e D'Angelo abitiamo alla stessa identica altezza, a 700 metri, quindi con la 500 anche una volta riportata a casa era tutta un'altra cosa. Ma senti qua, io devo andarci a prendere il caffè con questa macchina. E a proposito di caffè, sembra proprio quella che oggi viene definita una caffè racer nel mondo delle moto, ed è un concetto che mi fa impazzire. Guarda! Ma la cosa più bella è l'inserimento in curva e la percorrenza. Guarda come sta dentro. In realtà lei vorrebbe andare molto più a lungo di così. Il cambio è abbastanza lungo. Guarda il cassetto, fra. È una macchina quasi da viaggio, no? Nasceva come una macchina da famiglia, quindi adatta anche a lunghi spostamenti. Non nasceva per fare questa roba qua, ma adesso la fa alla grande. Senti come allunga! Frena anche, in qualche modo, più o meno a modo suo, diciamo che frena. L'inserimento è stupendo, guarda se il collo dentro, tiene il muso piantato, il posteriore segue, e penso che su dei percorsi stretti darebbe fastidio veramente a macchine molto più grosse di lei. Sta prendendo confidenza? Prenderci la mano non è assolutamente una cosa immediata, anzi ha bisogno di parecchio tempo. Ha dei pedalini minuscoli che con il mio 46,5 di piede li premo tutti e tre insieme praticamente.
il pedale del freno mi va troppo in basso, non riesco a fare punta tacco come vorrei, va regolato, devo tenerlo un po' più su di così per godermela. Il cambio è il cambio originale e vi posso dire che era un piccolo capolavoro di ingegneria, perché se regge così bene questa potenza doppia evidentemente era molto ben progettato. Stiamo parlando di un progetto firmato Dante Giacosa, che tutti conosciamo per la 500, ma non è stata ovviamente l'unica macchina che ha fatto. Ho l'impugnatura del volante che non è proprio il massimo perché sono un po' lontano, ho voluto tenere il suo originale, ma effettivamente uno un po' a calice avrebbe fatto al caso suo. Che bello! Guarda, non si scompone proprio, hai visto? Dovete capire che adesso abbiamo uno sterzo praticamente originale, un cambio originale, un corpo vettura leggermente modificato ma non molto, e un motorone 1000 da indefiniti cavalli che la rende una piccola GT. Però tutto il resto della macchina è molto ancora simile alla stradale, cioè la macchina da famiglia. No, la cosa più bella è il mollare il gas in curva e stare dentro. Cioè ti viene da spingere di più, invece no, devi mollare e lei ti butta dentro così. Il secondo ogni tanto fa un po' di fatica a beccarsi tutta quella coppia quando rimbocchi dalla terza, ma alla fine c'è il modo di farla cambiare pulita. Va ancora sistemato qualcosina, ma per essere appena scesa dal banco, che mostro! Facciamo una pausina perché qui dentro ci sono 800 gradi. Andiamo a dire a Raffaele come va la nostra piccola 850 Special. Allora, come va? Raccontami. Allora, di assetto preferisco questa. Sì? Cioè, il posteriore di questa è fenomenale, bellissima. Questo camber che c'ha è bellissima. C'è curva 1 qua che la fai in pieno. No, ma infatti ho commentato prima con i ragazzi quando ti guardavamo qui in curva, si vede, infatti ho detto secondo me l'assetto sta andando alla grande e a Davide piace perché si vedeva proprio. Dietro è fermissima, sì. È proprio bella, non smuta tanto. E poi la cosa più figa è che se tu in ingresso, centro curva, molli il gas, lei ti ripunta dentro. Se non fai l'errore di accelerare presto è tipo una Porsche. Sì. È un po' tipo una Porsche. Come se avesse un autobloccante. Si gira e chiude quasi come se avesse un autobloccante. Sì. Bello. E invece il motore? Inizia a fare sul serio dopo i 6.000 giri. Sì. E poi tira fino a... Io ho cambiato 8, 8,5, ma secondo me anche 9 e qualcosa. Sì, senza problemi. Su strada sarà un disastro usarla, sì, però in pista è un animale. Sì, perché infatti la cam, diciamo, abbiamo scelto una cam molto per uso da pista e infatti lavora alta. Frena. Frena. C'ha solo il pedale un po' pastoso, ma quello lo sistemiamo e piacerebbe che rimanesse un po' più su. Un po' più alto? Sì, alla massima frenata che rimanesse un po' più su, così, perché per fare punta tacco l'ho fatto col dorso del piede tutto il tempo e mi sono ucciso. Hai controllato un po' magari temperature, pressione, tutto regolare, perfetto, tutto quindi il mega radiatore che abbiamo messo davanti anche lavora bene? Sì. No, sono contento, guarda, veramente i ragazzi... il nostro team ha fatto un bellissimo lavoro su questa macchina, questi cerchi maxillari ci stanno da Dio, sono bellissimi, sono felice, va registrata poco leggermente un po' la carburazione, se no per il resto, se sei felice tu, siamo felici anche noi. Io non vedo l'ora di portarmela a casa. E via col mambo. Meno male che Gennarino mi ha convinto a fare la verniciata alla striscia. Bene. Caffè. Grazie a te sempre. Grazie.